tante sono le vicende, le storie e gli aneddoti legati alla costruzione della Sagrada Famiglia di Barcellona. Storie nelle quali il genio, la fede e la straordinaria umanità di Antoni Gaudí si intrecciano con la vita di tanti uomini e donne di Barcellona che videro sorgere e crescere quella che è ormai, oggi, la chiesa più alta del mondo. Joan Matamala racconta molte di queste storie in un suo scritto dal titolo Mi itinerario con l'architetto, in cui raccoglie i suoi ricordi. Joan, da ragazzino, era stato un apprendista scultore nel cantiere della Sagrada Famiglia, nel quale lavorava come scultore capo suo padre, Llorenç Matamala, amico di Gaudí. Di uno di questi aneddoti fu protagonista il signor Artigas, un uomo forte e istruito, come lo definisce lo stesso Joan Matamala, che abitava nel quartiere del Poblet, il quartiere povero e rurale in cui si stava costruendo la Sagrada Famiglia. Il signor Artigas era solito fermarsi ad osservare i lavori e a volte si intrufolava nelle officine per curiosare. Potremmo quasi definirlo un umarell del suo tempo. La costruzione del tempio e in particolare della facciata della Natività richiedevano una notevole quantità di pietre che giungevano nel cantiere con trasporti che oggi definiremmo eccezionali per la grande dimensione dei blocchi e delle lastre che venivano caricate su carri a trazione animale. E il signor Artigas era lì una di quelle volte in cui un carro che trasportava una delle grandi pietre sprofondò nel fango, rimanendo bloccato. Per sbloccarlo, come si faceva di solito, si chiamavano gli abitanti del quartiere, che accorrevano con pale e tavoloni per far riprendere la via al mezzo impantanatosi. Il carrettiere, nel corso di queste operazioni, frustava i cavalli, gridando improperi e blasfemie, evidentemente pensando di spronare così quei poveri animali. Il signor Artigas, che era accorso con la squadra di salvataggio, esortò il carrettiere a smetterla di imprecare e bestemmiare, rattristato dal fatto che quelle pietre destinate alla casa di Dio divenissero occasione per tanta blasfemia. Ma poiché le sue esortazioni non ricevevano ascolto, il signor Artigas alzò il tono della sua voce in modo che superasse quello del carrettiere e mentre anche lui si adoperava per rimettere in marcia il carro diceva: «Lodato sia Dio, lodata sia la Santissima Vergine, lodato sia il Santissimo Sacramento». Una volta sbloccato il mezzo, il carrettiere, grato per l'aiuto ricevuto dai volontari, li invitò ad un'osteria lì vicino, ma questi, come spesso avveniva, preferirono non accettare l'invito, forse già gratificati dall'avere offerto anche loro un piccolo aiuto nella costruzione del grande tempio. Il signor Artigas, tuttavia, approfittò di quel momento di buona disposizione d'animo del carrettiere per raccomandargli, per il futuro, di non gridare bestemmie ed improperi e di non maltrattare gli animali. Ma le vicende del signor Artigas nel corso della costruzione della Sagrada Famiglia non finiscono qui, come sempre si può leggere nello scritto di Joan Matamala. La frequentazione del cantiere della Sagrada Famiglia fece sì che il signor Artigas più volte si intrattenesse in conversazione con Gaudí, che nel tempo ebbe modo di apprezzare i buoni sentimenti di quell'uomo forte ed istruito che aveva un desiderio nel suo cuore. Gaudí era solito realizzare i gruppi scultorei utilizzando come modelli le povere ed umili persone del quartiere o i suoi stessi operai, dei quali coglieva tratti e caratteri che lo colpivano e lo ispiravano. Mai Gaudí utilizzò modelli professionisti. Nel cantiere così era stato predisposto uno studio fotografico, nel quale le persone che lo desideravano potevano andarsi a far fotografare ricevendo una copia della fotografia. Un bel regalo per l'epoca. Così non era raro vedere persone in fila davanti allo studio, desiderose di farsi fotografare, con la segreta speranza di essere poi scelte per una delle sculture, di ricevere il compenso previsto per le pose, ma soprattutto per avere la soddisfazione
di vedersi raffigurate sulle mura del Tempio. E questo era il desiderio anche del signor Artigas, che più volte lo espresse in modo diretto a Gaudì, al quale diceva: «Signor Gaudì, ma non potrei io servirle come modello di qualcuna di queste figure che si vanno collocando? Quanto mi piacerebbe!» Gaudì gli rispondeva sempre: «Mi ricorderò di lei, glielo assicuro». Quando si iniziò a lavorare alla cappella o portale del Rosario, di cui vi ho parlato in un precedente video, vi lascio il link nei commenti, Gaudì attinse all'archivio fotografico per scegliere le persone che avrebbero raffigurato la composizione principale sul culmine della porta, ovvero la Vergine, San Domenico e Santa Caterina. I prescelti erano abitanti del quartiere, che quando vennero chiamati furono molto contenti. L'architetto non mancò nemmeno un giorno nell'andare a controllare i lavori di questo portale, che seguì in ogni più minuzioso dettaglio. Tanto era il suo amore alla Vergine e al Rosario. Dopo che furono scolpite le immagini del tema principale sul culmine della porta, si dovevano realizzare le sculture di 2 patriarchi e di 2 profeti, tutti facenti parte della stirpe di Davide, da cui Maria discendeva e da cui, secondo le profezie dell'Antico Testamento, sarebbe venuto il Messia. 4 sculture che, collocate nelle loro nicchie, avrebbero arricchito la decorazione intorno alla Vergine, a Santa Caterina e a San Domenico. Fu proprio in quei giorni che il signor Artigas si offrì di nuovo a Gaudì per fare da modello, e Gaudì acconsentì dicendogli: «L'ho già pensato, voi ci servirete per la figura di Salomone». Una volta che nella galleria fotografica il signor Artigas fu vestito con i solenni indumenti propri del re biblico, Gaudì gli pose tra le mani una tavoletta e una bacchetta a mo' di stilo e gli disse: «Vediamo, signor Artigas, se voi foste il re Salomone e aveste l'ispirazione di scrivere alcuni versetti, che atteggiamento prendereste?» Il signor Artigas non esitò a calarsi nella dignità regale di Salomone e in un momento di grande ispirazione diresse lo stilo sulla tavoletta con un tale atteggiamento di maestà e solennità che la sua figura parve come ingigantirsi. E fu in quel preciso momento che Gaudì, rivolto al fotografo, esclamò: «Ora!», ottenendo una splendida fotografia. Il giorno seguente il signor Artigas adottò l'identica posizione per la scultura e ancora oggi possiamo contemplarlo così, nel suo regale atteggiamento, all'interno della sua nicchia, la nicchia del re Salomone, nella cappella del Rosario, attigua alla facciata della Natività della Sagrada Famiglia. Anche il poeta Joan Maragall, in una delle frequenti visite alla Sagrada Famiglia per ammirare le primizie della creatività del suo amico Gaudì, rimase colpito dalla maestosità della scultura di Salomone. Gaudì gli riferì allora la singolarità del suo modello, le modalità del suo reclutamento e la spontaneità con la quale il buon signor Artigas aveva interpretato il prototipo biblico della saggezza. E aggiunse: «Non le pare, caro Maragall, che qui si compiano le parole del testo sacro? Hai nascosto queste cose ai saggi e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli?» E Maragall, emozionato, assentì a questa affermazione con un cenno della testa, senza pronunciare parola. Antoni Gaudì non si dimenticò mai del signor Artigas, di quell'uomo forte e devoto che con straordinaria immedesimazione ed amorevole collaborazione era stato il suo modello per la scultura di re Salomone.